Sono stato un ragazzino solitario, uno a cui piaceva poco interagire con i propri coetanei. Questo veniva vissuto dalla gente che mi stava intorno con preoccupazione, come avessi una qualche malattia incurabile. Così mamma, ogni volta che si trovava in una di quelle circostanze durante le quali le madri parlano dei propri figli, con le amiche a un pranzo familiare per esempio, ci teneva sempre a specificare quando arrivava il mio turno nelle chiacchiere: lui è intelligente, ma è un bambino solitario, non parla mai con nessuno. Lo diceva con tono preoccupato. Così crebbi con questa etichetta di persona solitaria a definirmi, tanto che alla fine non compresi più se era sul serio una prerogativa del mio carattere oppure rispondessi inconsciamente a quella descrizione solo perché mi era stata affibbiata così tante volte da non saper più interpretare nessun altro ruolo. La mia posizione peggiorava quando mia madre mi confrontava con mio fratello maggiore, Stefano, che al contrario di me sembrava espansivo al limite del ridicolo. A lui piaceva stare al centro delle attenzioni, sempre, a me per niente. E in questo avevamo trovato un equilibrio negli spazi casalinghi. Era uno di quegli equilibri che si basava sulla negazione reciproca e non sull'integrazione, come la luna e il sole, il vuoto e il pieno, il buio e la luce. Mia madre adorava mio fratello. Lo fece per sempre, anche quando nacque mia sorella, alla quale dedicò poche attenzioni, giusto quelle necessarie a farla sopravvivere. Forse già troppo matura per avere una solida scorta di energie emotive da dedicarle. A me riservava un affetto composto essenzialmente dalla compassione del mio stato di bambino introverso. Le uniche parole sentite che mi rivolgeva erano una serie di frasi atte a spronarmi alla socialità. Dai, esci che è una bella giornata. Perché non chiami quel tuo compagno di classe che pare così simpatico? E cose di questo genere, ma senza mai una reale intenzione di andare a fondo della questione. Era più un seguire il libretto di istruzioni della brava mamma, limitarsi alle operazioni obbligatorie di mantenimento dei figli. La passione, lo vedevo nel suo sguardo, la metteva solo quando si rapportava con mio fratello maggiore. A lui chiedeva delle sue cose personali, a lui domandava come stesse, cosa avesse fatto, mentre con mia sorella Maddalena e con me si premurava solo di assicurarsi che quello che cucinava fosse di nostro gusto, così come riportato nel capitolo 6 del Manuale delle Mamme.